Dalla nasce il 4 marzo 1943 e muore il 1 marzo 2012. Nella sua vita ci ha donato tanti capolavori che oggi parlano per lui nei nostri ricordi e nelle immagini della nostra mente. E tra i suoi tanti capolavori, soprattutto uno è sempre riuscito a mettere d'accordo tutti, critica e pubblico, ossia il disco omonimo del 1979. In questo video confronterò la versione uscita recentemente in edicola con la prima stampa del 1979 e la ristampa rimasterizzata del 2019. Le domande sono sempre le stesse. Vale la pena fare questa collana? E quale suona meglio? Rimanete fino alla fine perché vi risponderò a queste ed altre domande. Ciao, io sono Johnny e qui su Vinilicamente ti parlo di musica a 360 gradi, dischi in uscita, classici imperdibili, hi-fi e tanto altro legato a questo fantastico mondo. Se non sei ancora iscritto, rimedia subito e attiva la campanellina per non perderti i miei prossimi video. Un'altra domanda che affligge gli appassionati su questa ristampa e in generale su tutte le ristampe odierne è se si tratti di una pubblicazione realizzata a partire dai nastri analogici originali, se lavorata interamente in dominio analogico oppure dal riversamento di un file digitale, ossia un CD spalmato su vinile, come dico talvolta per sdrammatizzare. Certamente è corretto porsi questa domanda se vogliamo acquistare un'edizione che sia filologicamente aderente alla prima stampa, ma forse è opportuno anche essere pragmatici e focalizzarci sul risultato. E quindi questa ristampa dell'edicola come suona? Per capirlo e farvelo capire inserirò in questo video degli spezzoni audio provenienti dalle registrazioni effettuate collegando il giradischi a una scheda audio e la scheda audio al Mac. Aggiungo che non ho alterato in nessun modo le registrazioni, quindi quello che sentirete è quello che è stato raccolto dal software Audacity senza intervenire in post-produzione. Fate attenzione alle grafiche che vedrete in sovraimpressione perché ci troverete i dettagli della stampa riprodotta. Aggiungo che nei prossimi giorni troverete sul canale Telegram di Vinilicamente i file integrali di un brano, lo stesso, registrato da ognuna di queste stampe, quindi prima stampa del 1979, remaster del 2019 e ristampa edicola del 2021. Nei commenti qui sotto indicatemi quale brano desiderate che io registri da ognuno di questi dischi, quindi lo stesso brano da 3 stampe diverse. Scrivetemelo nei commenti e seguitemi sul canale Telegram, il link è qui sotto in descrizione. Eccoci qua, ho apparecchiato con tutte e 3 le stampe di questo grandissimo disco, prima stampa del 1979, ristampa rimasterizzata del 2019 e ristampa edicola 2021. Allora, dal punto di vista dell'artwork non ci sono sostanziali differenze, questa è una prima stampa rovinata che utilizzo per i miei test. Non ci sono sostanziali differenze dal punto di vista della copertina, che è apribile in tutte e 3 le stampe, ve le faccio vedere. Questa è quella dell'edicola 2019-1979, è la stessa identica cosa, è anche la stessa cosa per quanto riguarda la copertina posteriore. Cambiano naturalmente alcuni dettagli di edizione, visto che la RCA non esiste più. Stessa cosa si può dire per le inner sleeve. Attenzione però, questa l'ho sostituita io, quella originale era di semplice carta, questa è con lamina antistatica, prima stampa. Questa invece è quella dell'edicola, carta semplice, inner sleeve di carta semplice, e questa è quella del remaster 2019, se riesco a prenderla, anche qui di carta semplice. Stessa cosa poi si può dire anche per la label del vinile. Vedete, l'etichetta del vinile è la stessa in tutte e 3 le stampe,
cambiano anche qui naturalmente i crediti di edizione. Da una parte ci sarà solo RCA su quella del 1979, sulle due ristampe ci sarà Legacy, Sony Music e alcuni dettagli di edizioni differenti. L'unico distinguo quindi è da fare sul tipo di cartoncino utilizzato per la copertina, che è lucido per la prima stampa, si può vedere dai riflessi, mentre è opaco per la ristampa del 2019 e la ristampa dell'edicola. Comunque tutti di buona fattura. Vanno invece spese 2 parole per il libretto della versione 2019, quindi quella ristampata e rimasterizzata in occasione del quarantennale dell'album, e poi vanno spese 2 parole per il libretto in allegato alla ristampa dell'edicola, uscita qualche settimana fa. Il libretto dell'edizione 2019 è spettacolare. Le illustrazioni sono di Alessandro Baronciani, che richiamano alcuni passaggi delle canzoni dell'album, e poi ci sono gli interventi del produttore del disco Alessandro Colombini, il giornalista musicale Liborio Conca e poi alcuni colleghi di Lucio Dalla, Colapesce, Di Martino, che tra l'altro sono in questi giorni proprio insieme sul palco di Sanremo, Dente, e poi c'è l'intervento di Maurizio Biancani, che ha curato la rimasterizzazione del disco e che ormai è un volto noto a tutti gli appassionati di vinile che lo hanno ascoltato e apprezzato più volte nella serie di Sky Italia 33 giri Italian Masters. E poi ci tengo a ricordarlo, l'edizione del 2019 contiene anche il CD Legacy Edition con 3 bonus tracks, anche questo è rimasterizzato, e poi c'è la stampa numerata di Alessandro Baronciani, davvero splendida. Il libretto dell'edicola naturalmente non contiene le illustrazioni di Baronciani, ma alcune foto dell'epoca del grande Lucio, e poi ci sono interventi di chi ha suonato con lui su questo disco, come Ron e Ricky Portera, amici e conoscenti e fan anche di Lucio Dalla come Carlo Conti e Marino Bartoletti. E anche qui troviamo l'intervento del produttore del disco Alessandro Colombini. Immagino, e sottolineo la parola immagino 6 volte con l'evidenziatore giallo, quindi quello che vi sto per dire si basa sulle mie supposizioni, non su fonti certe. Immagino che gli altri dischi presenti in questa collana, che sono stati già rimasterizzati, quindi Come è profondo il mare, previsto per il 23 marzo 2021, e Dalla, previsto per il 15 giugno 2021, bene, immagino che le uscite dell'edicola abbiano lo stesso master, quindi lo stesso remaster. Per le altre uscite credo, come è successo per altre collane in edicola, che si basino sull'ultimo master utilizzato per la stampa in vinile. Però ripeto, sono mie supposizioni. Vi aggiornerò in descrizione nei prossimi giorni appena avrò delle informazioni più dettagliate, quindi tornate nei prossimi giorni oppure commentate qui sotto e io naturalmente vi risponderò come faccio sempre, quindi molto volentieri. Vi ricordo inoltre che questa prima uscita costa 12,99 €, le prossime 16,99 €. Il piano dell'opera è qui nell'ultima pagina del libretto. Non ci sarà quindi tutta la discografia di Dalla, ma una selezione dei 10 album ritenuti più significativi, con termine previsto della collana fissata al 29 giugno 2021 con Anidride Solforosa, che io acquisterò senza dubbio perché è un album che mi manca in vinile di Lucio Dalla. Se ti sta piacendo questo video, lascia un like, per te è un attimo e per me invece è molto importante. Per sostenere il canale puoi fare una donazione tramite PayPal e acquistare i dischi e i prodotti di cui ti parlo nei miei video all'interno del mio negozio su Amazon. Se i dischi preferisci acquistarli altrove, no problem, puoi comunque supportare il mio lavoro senza spendere un centesimo in più, semplicemente acquistando quello che più ti pare e ti piace
da uno spazzolino a un aspirapolvere su Amazon attraverso il mio link personalizzato. Non sottovalutare l'importanza di un click, perché molti canali, compreso questo, si basano proprio sul tuo click. Trovi tutti i link per supportarmi qui sotto in descrizione. Ma veniamo al dunque. Come suona questa ristampa dell'edicola? Ve ne fornisco un piccolo assaggio. Fate attenzione alle grafiche che saranno in sovraimpressione per capire quale sia la stampa che sta girando sul piatto, e poi mi raccomando, utilizzate le cuffie per apprezzare al meglio tutti i dettagli. Nei prossimi giorni, ve lo ripeto, arriveranno i file integrali su Telegram. Scrivetemi nei commenti qui sotto quale brano preferite che io registri dalle varie stampe. Stesso brano, stampe diverse. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. Mentre l'angelo di Dio bestemmiava, facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. Cosa si può evincere da questo ascolto? Tutte e tre le stampe sono ottime, quindi qualsiasi sia quella che abbiamo cadremo in piedi. Ergo non mi interessa dire o sapere quali suoni meglio, tutte suonano bene, ma mi interessa dirvi in cosa si differenziano. La prima stampa del 1979 è quella più aperta e sparata in faccia, la meno omogenea dal punto di vista della scena, naturalmente rapportata alle altre due, che sono identiche, visto che il master è lo stesso. Ribadisco il concetto che è importante. In senso assoluto sono tutte ottime, in senso relativo il lavoro di Maurizio Biancani per il remaster del 2019, che è quello poi che troviamo anche nella stampa dell'edicola, rende la scena più rotonda e gradevole all'ascolto. Dopo aver fatto tutte le mie prove ed essermi annotato tutte le varie considerazioni, mi ha fatto molto piacere scoprire sul libretto dell'edizione 2019 che in effetti il lavoro di Maurizio Biancani si è concretizzato in una maggiore profondità sulle frequenze basse, è scritto qui, con medie e alte lasciate sostanzialmente quelle delle registrazioni originali in quanto già ottime. Parole di Biancani che io ho parafrasato per inserirle nel mio copione. Il remaster è digitale a 192 kHz e 24 bit a partire dai nastri analogici originali. Digitale! So per esperienza che molti, non tutti, ma molti audiofili si faranno condizionare da questo dettaglio. A me invece interessa di più la sostanza e soprattutto mi interessa contestualizzare una pubblicazione nell'ottica della sua fruibilità, appurato che la qualità ci sia. Qui la qualità c'è e la ritroviamo pari pari nella ristampa dell'edicola, perché il master è lo stesso ed è scritto ben visibile, meno male una volta tanto, anche qui dietro, edizione remastered 2019 con il logo di Sony Music, che infatti aveva pubblicato la ristampa, questa qui del 2019, per il quarantennale. Questa versione dell'edicola toglie valore alla ristampa del 2019? Ma nemmeno per sogno! Non scherziamo, non toglie alcun valore, sono due operazioni comunque diverse, nate in tempi diversi e destinate a pubblici diversi. L'edizione del 2019 è dedicata più al fan di lunga data piuttosto che al giovane o a chi acquista pochi dischi all'anno. Vi ricordo che il libretto è molto più curato e le illustrazioni di Baronciani danno un enorme valore aggiunto. C'è il CD in allegato con le bonus tracks e non dimentichiamoci della stampa numerata sempre ad opera di Baronciani. E quindi in soldoni, riducendo proprio allo spicciolame, vale la pena fare questa collana, i vinili di Lucio Dalla?
Assolutamente sì, soprattutto per i più giovani che hanno meno possibilità economiche e potranno acquistare ad un prezzo vantaggioso un'ottima edizione in vinile corredata di note molto interessanti, adatta non solo ai più giovani ma anche a chi magari non ha ancora nulla del grande Lucio Dalla e spendendo il giusto potrà portarsi a casa dei capolavori assoluti della musica italiana. Se mi seguite da un po' saprete che a me è sempre interessata di più la pratica rispetto alla teoria. Mi ha sempre affascinato portare la musica a più persone possibili, coinvolgendole e non escludendole, come invece fanno alcuni pippofili. Io sono un semplice appassionato che parla con passione di passione, perché la musica è passione. I dettagli tecnici sono importanti, senza dubbio, ma non sono la parte più importante di un'opera d'arte. Certo, mi interessa sempre sapere se una ristampa in vinile è il frutto di una rimasterizzazione e se sì, come è stata eseguita, chi ci ha lavorato, eccetera, eccetera. Ma mi interessa saperlo perché sono estremamente curioso, non perché sono un audiofilo che vuole spaccare il capello in quattro. Non ho nulla contro gli audiofili, sia chiaro, oggi bisogna mettere i puntini su tutte le i di tutte le frasi. Non ho nulla contro gli audiofili, semplicemente abbiamo altre esigenze. Ricordiamoci che la musica viene prima di tutto e naturalmente viene prima anche di tutte le mie chiacchiere. Il mio scopo è sempre lo stesso: portare dei contenuti che nascono dalla passione e si basano sul buon senso. La mia speranza, come sempre, è quella di far avvicinare più persone possibili a determinati dischi e determinati artisti in modo da arricchire l'anima di chi vivrà quella scoperta. Se questo video porterà anche un disco in più di Lucio Dalla nella casa di uno di voi, sarò già contento, il mio l'avrò già fatto. A presto e buoni ascolti. E con Lucio non possono che essere buoni. Vediamo se becco il solco giusto.